Benvenuti ad un nuovo video nel nostro viaggio in van in Bolivia. Un viaggio che nelle ultime settimane si sta rivelando veramente molto avventuroso e mi sembra proprio l'occasione perfetta per raccontarvi che cosa si prova a viaggiare in un van o comunque in un mezzo che ti consenta di dormire ovunque. Oltre alla libertà di cambiare vista dalla finestra, che magari è la prima cosa che viene in mente, ci sono tantissime altre emozioni positive e negative che vengono fuori durante un viaggio. Penso che qui se ne possano percepire molte di queste, che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana qui sulla Panamericana da circa 3 anni. Ma ora veniamo al nostro viaggio in Bolivia. Nei giorni precedenti ci siamo spostati dal Salar de Uyuni, la distesa di sale a 3700 metri, in cui abbiamo passato 3 giorni, per fare nuovi rifornimenti e intraprendere una delle strade più incredibili al mondo, la leggendaria Ruta de las Lagunas, ovvero la strada delle lagune, uno sterrato di circa 300 km riservato ai mezzi 4x4, che attraversa l'altopiano andino boliviano a 5000 metri di quota, per poi arrivare in Cile attraverso il passo Ito Caón, un paesaggio pieno di lagune salate, fenicotteri e vulcani dai colori pazzeschi. Un panorama che sicuramente esiste solo qui sulle Ande. Non avendo un mezzo adatto, abbiamo studiato e chiesto consigli per l'itinerario migliore e per fortuna abbiamo conosciuto una coppia di amici italiani che viaggerà con noi. In 4 ci sentiamo più sicuri, dato che la preoccupazione di portare la propria casa in un posto così remoto è molto alta. E poi è stata anche un'occasione per trascorrere qualche serata particolare in 4 in 2 metri quadri, a fare la pizza o i burritos in alta quota. Ah, e siamo senza una ruota di scorta. L'abbiamo forata nel nulla proprio il giorno prima della partenza. Siamo molto bassi da terra e la tensione e l'ansia non vi nascondo che ci hanno accompagnato in tutto il viaggio. L'obiettivo ormai era diventato portare in salvo la nostra casa in Cile, ma come vedrete in questo video non bisogna farsi prendere dal panico. Noi a volte l'abbiamo avuto, ma perché chiaramente stiamo facendo una cosa che non ti consiglia nessuno. E allora con la calma e la pazienza possiamo risolvere tutto. Il primo giorno è stato così, un mix di emozioni. Dallo stupore al che sono durati un'eternità. Il tempo di una giornata che si dilata e lo ricordi minuto per minuto. Ci troviamo alla Laguna Cara, abbiamo trovato qui riparo dal vento e siamo pronti per una nuova giornata. Adesso vi sto parlando dal posto in cui ci siamo fermati la seconda notte, si chiama Laguna Cara, è una laguna molto grande circondata dal deserto. Siamo a 4500 metri, stanotte ci sono stati meno 2 gradi, per fortuna siamo ancora nella stagione estiva e non ci sono piogge. Come potete vedere il clima è praticamente arido, è tutto deserto. Nirvan è lì nascosto, ci sono tantissimi fenicotteri. Quando ho rivisto queste immagini non potevo credere che eravamo stati veramente in un posto così. Ora, di posti indimenticabili in cui ci siamo fermati ce ne sono stati davvero tanti, ma assistere al risveglio dei fenicotteri che si mettono tutti vicini quasi per volersi scaldare a vicenda in una cornice come questa, mi sembra davvero essere il confine tra sogno e realtà. Questo è l'unico momento della giornata in cui non c'è vento, perché subito dopo pranzo, tipicamente verso le 2 o le 3, si alza un vento fortissimo
che veramente ci impedisce di fare qualsiasi cosa, e poi il vento si calma verso mezzanotte. Ci rendiamo conto che siamo in un luogo veramente remoto, dove il cellulare non prende da 2 giorni e le nostre provviste ci stanno servendo veramente tanto, perché se qui ti manca qualcosa non c'è nessuno che ti possa aiutare, a meno che non cominci a camminare nel deserto più totale. Oggi raggiungeremo la Laguna Colorada, che è l'attrazione principale di questo parco, di questa riserva. Adesso dista 40 km e da quello che abbiamo letto è tutta sabbia, quindi carichiamo il nostro 4x4 Nirvan ormai, che se la sta vedendo egregiamente, e vediamo che strade ci riserva oggi questa parte spettacolare della Bolivia. Tra l'altro non ho mai visto il cielo così azzurro in tutta la mia vita. Ci siamo messi dietro questa roccia per proteggerci dal vento che questa notte muoveva il van di brutto. Il fatto che fosse tutta sabbia a noi andava bene. Meglio così che una strada con i sassi. Il giorno prima avevamo già sperimentato questo tipo di sabbia e con le ruote sgonfie ce la stavamo facendo. Inoltre non dovevamo neanche salire perché ormai eravamo nell'altopiano a una quota costante. Il problema è che scopriamo che i 40 km di pista consistevano nell'attraversamento di piccole collinette sabbiose, dove c'era il rischio ovviamente di non riuscire a farcela. In realtà noi non ci eravamo mai avventurati sulla sabbia e quindi non conoscevamo per niente il nostro mezzo, che il primo giorno ci aveva veramente stupito. Iniziamo la nostra seconda giornata lungo la ruta de las Lagunas. Ieri è stata una giornata veramente impegnativa, soprattutto per il nostro van, perché l'abbiamo forzato molto, le strade sono molto difficili e infatti siamo arrivati ieri sera distrutti, abbiamo dormito davanti a una laguna stupenda e adesso stiamo iniziando la seconda giornata. Anche oggi sarà bella tosta, però siamo carichi anche per questa giornata. Iniziamo con strade tranquille, proprio tutte piene di pietre, salite. Urca. Questa è brutta. Urca. Speriamo di farcela. No. No, troppo, mi sa. Minchia, un muro. No, no. Non è meglio andare di là. Stiamo decidendo se affrontare questa duna gigante. I nostri amici sono andati avanti, hanno il 4x4. Eccoli lì. No. No. Direi che è tosta. Mi sa che dobbiamo aggirare questo ostacolo. Ormai non potevamo più tornare indietro, perché se solo avessi provato a girarmi mi sarei sicuramente insabbiato a causa della pendenza della sabbia. Mi tocca attraversare questa duna e facciamo un rapido controllo assicurandoci che non ci fossero pietre nella parte centrale, ma solo sabbia. È partito. Van Ducato 4x4. Eroe. Dai che andiamo. Dai che andiamo Carlo, dai che andiamo. Forse è meglio che faccio quella. Dalla faccia non ero assolutamente convinto di quello che stavo facendo, ma volevo darmi una possibilità. Aiuto, dai, non ce l'ho fatta. Meglio guardare da fuori. Vai, lascialo andare. Ok, ci siamo. Durissimo. Grande. Ale duro, Ale che sei fuori. Grande. Ok, questo furgone ha i superpoteri. Non so se è stato l'incoraggiamento veneto dei nostri amici, ma ce l'avevamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Potevi venire giù a prenderci. No, penso che questa la farà una volta e basta nella sua vita. E così arriviamo in una zona della riserva famosa per queste sculture naturali emerse direttamente dal mare e modellate dal vento.
e dopo tanta adrenalina ne approfittiamo per cucinare qualcosa. Vado? Sì. Questo è il nostro pranzo a quasi 5.000 metri, riso, insalata e poi una frittata di cavoli. Eccole le vicuñas boliviane, come corrono. Per fortuna il pezzo finale è in discesa e ci conduce all'attrazione più visitata del parco. Siamo arrivati all'attrazione principale di questa riserva. Davanti a noi c'è la Laguna Colorata. Questo posto è veramente incredibile, mi sembra di essere in un quadro e in fondo c'è dell'acqua rosa perché ci sono delle alghe di cui si nutrono i flamingos e poi tutto circondato dai vulcani a confine col Cile. Eccola qui, la Laguna Colorata, è forse uno dei luoghi più fotografati al mondo e non serve neanche spiegare il perché. Passiamo il resto del pomeriggio per raggiungere il posto per la notte. Arriva sera rapidamente e riusciamo a ripararci dal vento in un canyon scavato dall'acqua. Il mattino dopo, questo è il paesaggio che ci circonda, con la Laguna Colorata sullo sfondo. Questa notte abbiamo dormito in mezzo a questo canyon, infatti ci siamo un po' riparati dal vento che qua durante il giorno è fortissimo. Intanto sto masticando le foglie di coca che aiutano per l'altitudine e ieri abbiamo fatto tanta strada e soprattutto veramente dura per il nostro van. Ne abbiamo passate di tutti i colori, tra le dune di sabbia, sassi, c'erano tantissimi sassi durante il percorso e oggi speriamo di arrivare quasi alla fine di questo tragitto che stiamo facendo. Dovremmo arrivare anche a delle terme naturali e ci vogliono proprio, così finalmente ci facciamo un bel bagno caldo, intanto ci prepariamo per partire. Eccoci qua. Alla fine faremo la conta dei danni. Però adesso il motore regge. Questo è il terzo giorno in questa strada incredibile. Non c'è una nuvola da 3 giorni, però fa freddo. Durante il giorno fa molto caldo perché il sole batte forte, anche se siamo in alto si rischia di bruciarsi. Infatti siamo sempre pieni di crema solare, siamo tutti screpolati. Mi sono riempita di burro cacao perché veramente questo vento è terribile. Però durante la notte fa molto freddo e quindi dormiamo con i sacchi a pelo.
Ora siamo pronti per un'altra giornata fantastica, anche oggi c'è il cielo azzurrissimo, non c'è una nuvola. Speriamo che oggi la strada sia messa un po' meglio di quella di ieri, però per fortuna ci sono i nostri amici col 4x4, loro nel caso dovessimo avere problemi ci possono dare una mano. Da soli sarebbe stato un po' più rischioso, quindi se non si ha un 4x4 meglio sempre essere accompagnati in strade così. Carlo intanto sta pulendo il filtro dell'aria perché è pienissimo di polvere, di sabbia. Sta uscendo di tutto. Oggi la strada sta andando nettamente meglio perché c'è meno sabbia e quindi Nirvan si sta destreggiando veramente bene, e dopo 22 km stamattina siamo arrivati in un altro posto bellissimo. Qui ci sono dei geyser e adesso li andiamo a visitare con calma tutti perché sono una decina. Anche se i vulcani qui intorno non hanno attività da millenni, in quest'area sono rimasti attivi fenomeni di vulcanesimo secondario, davvero spettacolari. Ci troviamo nel punto più alto del nostro itinerario, a 4.950 metri di quota. Siamo tornati nel van perché fa veramente freddissimo, c'è un vento gelido, ho tutta la faccia ghiacciata, però è stato bellissimo perché abbiamo visto questi geyser che raggiungono la temperatura di 130 gradi, tutte le pietre formano dei colori bellissimi, sembra di essere su un altro pianeta, è veramente spettacolare. Però adesso è tempo di proseguire, speriamo la strada sia buona e vediamo fin dove arriveremo. In realtà la strada per uscire dai geyser non è proprio facilissima, ma attenzione, sorpresa, da quel momento il tracciato diventa incredibilmente facile. Si poteva anche percorrere con un'auto normale. C'era una miniera di acido borico nei dintorni e quindi avevano sistemato la strada per i camion che entravano in Cile. Con le condizioni migliorate riusciamo a goderci l'ultima parte di strada raggiungendo la bellissima laguna Chalviri, ed è già tempo di trovare un posto per la notte. Se riusciamo a fare 60-70 km al giorno va anche bene. Queste strade vanno prese con calma e accortezza. La sensazione che ce la stavamo davvero facendo ormai era chiara. Questi giorni sono davvero un alternarsi di emozioni positive e negative che chi fa questi viaggi conosce bene. Svegliarsi in posti che sembrano un altro mondo e subito dopo la preoccupazione di non farcela, oppure la risoluzione dei problemi e i momenti di condivisione. Questo è il nostro viaggio in van. Domani ci aspetta un risveglio speciale e non vediamo l'ora di raccontarlo nel prossimo video.